Scava, spara, ripeti, questa è la vita di un nano spaziale. Sembra quasi un culto, ma è un fenomeno incredibile che ha dato vita a tantissimi meme online. Rock and Stone, fratelli. Dal metal nanico nostrano dei Wind Rose, che hanno cavalcato l'onda memetica con la loro musica, fino alla Games Workshop, che ha sfruttato questo trend riportando in auge una fazione di Warhammer 40.000, le leghe dei Votann, che sono ovviamente ispirate al videogioco di cui vi voglio parlare oggi, Deep Rock Galactic, uno dei cooperativi shooter più belli di sempre, un gioco indie che non ha alcun season pass a pagamento, ma aggiorna sempre gratuitamente i suoi contenuti da anni. Ben ritrovati, io sono Tiranno Matto e questa è la mia rubrica Aggiornamento. Oggi vi voglio presentare questo gioco in breve, come piace a me, nel rispetto del vostro tempo, perché il 29 gennaio arriverà per questo co-op indie la nuova sesta stagione, Relics of Oxys. È l'occasione perfetta per scoprire Deep Rock Galactic, o se siete anche voi dei veterani barba grigia come me, è l'occasione giusta per tornare a giocare. Dunque, bando alle ciance e andiamo a vedere di che si tratta dritto al sodo. La stagione 6 ci porterà in un nuovo bioma, la profondità dell'ossuario. A causa di forti spostamenti tettonici sul pianeta Oxys, infatti, è stata rivelata alla nostra industria questa nuova regione ricca di risorse, completamente da esplorare. È un po' inquietante perché è una sorta di cimitero di tutte le creature autoctone del pianeta. Uno dei punti forti di Deep Rock Galactic è proprio l'immersione di questi biomi, che ci permettono di generazione in generazione delle mappe di avere dei sandbox sempre particolari ed immersivi, dal sound design fino al concept artistico. E già nelle stagioni precedenti abbiamo visto un sacco di nuove meccaniche che, non preoccupatevi, rimangono integrate all'interno del gioco. Inoltre vi voglio ricordare che tutte le passate stagioni sono riselezionabili all'interno del lab nella stazione spaziale. Potremo ottenere tutti i cosmetici stagione per stagione, oppure dedicarci alla sesta, quella in arrivo. Vedete, basta poco per combattere la FOMO, la Fear of Missing Out. E se anche voi, come me, vi chiudete su un videogioco, però poi non ci tornate per un sacco di tempo, il poter ritornare sui nostri passi e fare gli incarichi delle stagioni precedenti per ottenere le ricompense di quelle stagioni rappresenta una possibilità per scacciare via le ansie e apprezzare di più il videogioco nel suo insieme, che tra l'altro non è che costi chissà quanto. Molti di voi potrebbero rimanere un po' perplessi, se non basiti, dallo stile grafico del gioco, dalla prima persona, ed è comprensibile, soprattutto se venite da giochi come Space Marine 2 o Helldivers. Ma vi inviterei a superare questo scoglio, non soltanto per il gameplay loop, ma per il valore completo di questo prodotto, che si può trovare tanto nel fare i cretini quanto nello sparare agli alieni. Ma le stagioni non hanno rappresentato soltanto novità a livello di gameplay. Questo franchise è in perenne espansione e sempre mette i giocatori al primo posto, accettando suggerimenti e assistendo la community di modding e chiedendo sempre alla fanbase cosa vuole giocare. Tanto di cappello agli sviluppatori di Deep Rock Galactic. E a livello narrativo, questa nuova stagione delle reliquie di Oxys sembra calzare a pennello con tutto ciò che abbiamo visto in precedenza. Alla fine abbiamo sterminato un sacco di nemici sul pianeta. È giusto che si trovi anche il cimitero adatto. E a tal proposito ci saranno 3 nuovi tipi di nemici da affrontare, tutti originari del nuovo bioma. Sono gli Osserin, creature che appunto sono ricoperte di escrescenze di ossa e che saranno molto difficili da abbattere. I più molesti fra tutti sono questi scarabei volanti, che ci tenderanno delle imboscate attaccati alle pareti e cercheranno di soverchiarci con il numero. A livello tematico questi nuovi nemici sono tutti impostati sul volerci tendere delle imboscate, e infatti il secondo tipo di nemico è questa creatura stile scarabeo che ci tenderà delle imboscate dal basso, cercando di bloccarci con le sue mandibole. Il problema vero è che si potrà riposizionare se non la elimineremo subito questa minaccia, quindi preparate il vostro C4. La terza nuova creatura è il collezionista d'ossa. Non è malvagio, non è aggressivo,
Infatti è impostato per scappare con un insieme di risorse attraverso dei tunnel che scaverai, che dovremo seguire per ottenere uno degli obiettivi secondari importanti in questa stagione. Però dovremmo stare in guardia, perché oltrepassare queste aree per ottenere il luccicante tesoro potrebbe risvegliare tanti altri Osserin. Inoltre attenti, gli Osserin porteranno anche un nuovo modificatore su tutto il pianeta. Le colonie di Osserin infatti potrebbero destabilizzare anche le missioni più semplici alle quali siamo già abituati. Inoltre, essendo una stagione vera e propria, ci sarà un pass stagionale che, se non lo sapete, è gratuito ed è integrato all'interno del gioco. Giocando potremo ottenere cosmetici e altri vantaggi facendo le missioni che vedono l'arrivo di un nuovo obiettivo primario, la grande massa risonante, un pezzo di ambra che dovremo andare a recuperare. Ci sarà un'estrazione particolare, dovremo stare attenti soprattutto quando il nostro macchinario partirà verso l'alto. Non vorremmo finire laserati completamente male anche noi. Ovviamente, assieme a tutte queste novità arrivano tanti bug fix, nuove personalizzazioni e, se volete sostenere Ghost Ship Games, anche questa volta la stagione nuova viene accompagnata da un DLC cosmetico a tema Tomb Raider. Infatti si chiama Relic Riders. Vedete che è un pochino vecchia scuola da archeologo e giustamente l'ossario sembra un grande sito archeologico, per quanto molto molesto. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le patch notes con anche un insieme di novità, fra cui tanti nuovi overclock, che sono delle modifiche per le nostre armi, che sono già tantissime, così da personalizzare ancora di più il nostro approcciarci al gameplay. E in merito al gameplay, certo, è sempre lo stesso, distensivo e umoristico sulla stazione spaziale, con tutte le attività che possiamo intraprendere lì, e frenetico a seconda della difficoltà sul pianeta Oxys. È un videogioco che invecchia benissimo, soprattutto perché è sviluppato da giocatori per giocatori, e che oltre al mantenere attivi adesso 2 giochi nell'universo di Deep Rock, stanno sviluppando anche Rogue Core, il futuro della saga un pochino più roguelike. La filosofia di Ghost Ship Games calza a pennello con la mia qui sul canale Gamer to Gamer, e mi fa molto piacere parlarvene. Perché dunque giocare a Deep Rock Galactic nel 2026? Se non l'avete già capito, i contenuti in arrivo portano nuova aria fresca al gioco, ma è anche l'occasione giusta per scoprirlo, per divertirsi con altri 3 amici, per provare anche l'esperienza in una community per nulla tossica. Anzi, è piena di chad super positivi, esattamente come nei videogiochi simili a Deep Rock, come Vermintide, Darktide, Left 4 Dead o Helldivers 2. L'importante su Deep Rock Galactic è divertirsi in compagnia, giocando di ruolo come dei veri nani ubriachi che sono buttati in mezzo al caos più completo in un mondo alieno da trivellare. Io non posso che ringraziarvi per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino a qui. Sono curioso di leggervi, di sapere cosa ne pensate. Qual è la vostra classe preferita per questa nuova stagione? Ci ho detto questo è quanto, fratelli Rock and Stone, to the bone. Tiranno Matto out, alla prossima.